Giuseppe Arcimboldo è stato un pittore italiano passato alla storia dell'arte per il suo modo bizzarro di ritrarre i suoi committenti. Nelle celebri teste composte, l'artista sfruttava infatti oggetti inanimati, ortaggi, frutta, libri, per riprodurre teste e volti. Arcimboldo operò prevalentemente negli anni del Manierismo, ma le sue opere, per il loro carattere originale e innovativo, sfuggono ad ogni catalogazione. Dopo la sua morte venne rapidamente dimenticato fino al Novecento, quando venne riscoperto da maestri del surrealismo come Dalì, che trassero ispirazione dal suo modo di giocare con gli oggetti. Tutti ricordano Giuseppe Arcimboldo per le sue teste composte, in cui gli oggetti inanimati vengono aggregati per dare forma a volti umani. La scelta degli oggetti non è casuale. Per Arcimboldo, infatti, ogni elemento della composizione aveva un valore simbolico. Esemplare a questo proposito è il ritratto noto come il bibliotecario, in cui l'artista ritrae il suo committente usando, appunto, dei libri. La particolare tecnica di Arcimboldo si basa sulla pareidolia, ossia il meccanismo visivo che ci spinge a riconoscere sembianze umane e familiari anche in soggetti dalla forma casuale, ad esempio nuvole, montagne. La carriera artistica di Arcimboldo cominciò in famiglia a 20 anni circa. Il padre infatti era un pittore che eseguiva opere a carattere religioso e aveva una importante bottega a Milano. Il giovane Giuseppe diede il suo contributo ai lavori per il Duomo di Milano, per il Duomo di Monza e per la cattedrale di Como, creando cartoni per vetrate o arazzi. La svolta nella sua carriera avvenne nel 1562, quando lasciò Milano per recarsi a Vienna, alla corte del principe Massimiliano II d'Asburgo, che divenne imperatore 2 anni dopo. A Vienna fu nominato pittore di corte, oltre che costumista, scenografo teatrale e architetto. È in quegli anni che Arcimboldo realizzò due dei suoi cicli più celebri, Le stagioni e i quattro elementi della cosmologia aristotelica: aria, fuoco, terra, acqua. I dipinti erano realizzati in modo che ognuna delle stagioni corrispondesse a un diverso elemento. Nel 1576 Massimiliano II morì e ascese al trono il figlio Rodolfo II d'Asburgo, uomo curioso e grande amante dell'arte, con una passione per l'occultismo, il mistero e la magia. Il nuovo sovrano entrò subito in sintonia con Arcimboldo e lo volle con sé quando trasferì la capitale dell'impero da Vienna a Praga. A quest'epoca risale uno dei ritratti più famosi di Arcimboldo, Rodolfo II come Vertumno, il dio latino della metamorfosi. Gli anni praghesi permisero ad Arcimboldo di assumere un ruolo importante alla corte dell'imperatore. Nonostante ciò, l'artista nel 1587 ottenne il permesso di tornare nella sua Milano. Non fece più ritorno a Praga. Morì nella città meneghina nel 1593. Proprio la sua Milano nel 2015 ha reso omaggio ad Arcimboldo con l'Expo. Una delle mascotte dell'evento, Foodie, prendeva spunto dalla sua opera L'Ortolano, opera reversibile che può essere cioè ammirata da due differenti lati, ottenendo effetti contrari. Fate una prova. Se il video ti è piaciuto lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme. A presto!